In questo video ti parlo di live streaming, di come io organizzo il mio live streaming. In questo video sembro quasi un presentatore, no? Con questo microfono. In realtà avrei voluto utilizzare dei microfoni wireless o dei Deity, wireless set, ma avendo questi un pattern polare omnidirezionale, l'audio non sarebbe stato granché. Quindi preferisco affidarmi al caro vecchio Behringer XM8005, che è una garanzia, ok? Benissimo, allora in questo video, come ti dicevo nell'anteprima, parleremo di tutto ciò che utilizzo per fare live streaming e ti spiego anche come utilizzo le cose, ok? Quindi partiamo dalla mia postazione, ti faccio vedere. Allora, in questo momento stai vedendo il mio computer, qui c'è un Fedius SL40X se non ricordo male, ma in questo caso non ci interessa perché non lo uso. Quello che uso è un Mac Studio, te ne ho parlato approfonditamente, se ti interessa sapere qual è il modello, le caratteristiche, lo trovi nel mio canale, ho fatto un video approfondito su questo. Quindi Mac Studio collegato a questo monitor che è un 32 pollici curvo della Samsung, poi ti lascio tutti i dettagli in descrizione. Tastiera, mouse ovviamente sono della Logitech e... ok, adesso ti faccio vedere questo per quanto riguarda il computer. Dopodiché vedi... ok, dietro di me c'è questa prima luce che è una Godox, in realtà sono entrambe le luci che utilizzo delle Godox, ma questa qui è la SL60. Una luce a 60 watt con... in questo caso una ventola un po' rumorosa purtroppo, ma la griglia che ho messo davanti, il softbox che ho messo davanti è da 90 cm di diametro. Ne ho anche uno da 120 perché non mi faccio mancare nulla, ma quello da 120 era veramente gigantesco. Il mio studio, lo sai, non è così grande, quindi 120 cm, anche perché poi la profondità considera che era 90 cm questa qui mi pare 70 o 60 addirittura, quindi veramente molto più piccolo, sicuramente molto grande ma molto più piccolo rispetto al 120, quindi ho pensato che questo qui potesse essere la scelta migliore. Ok, come vedi è orientato sopra di me, punta verso il basso, orientativamente a 45 gradi rispetto a dove sono io di solito, perché io sono qui un po' più basso, ho uno sgabello in questo momento, sono seduto sullo sgabello, sono un po' più basso e punta più o meno a 45 gradi. Ti faccio vedere l'altra luce. Eccomi, allora, l'altra luce, questa qui, scusa, sono scomodissimo in questo momento, è sempre una Godox, ma una ML60. Con un softbox da 60 cm, quindi molto più piccola. Questa luce, l'ML60 rispetto all'SL60, cosa cambia? Che è più piccola nel formato, sempre 60 watt, più piccola nel formato, ha delle ventole molto più silenziose e addirittura queste ventole possono essere fermate. Ok, in questo momento infatti le ventole non sono attive perché ce l'ho a... adesso non vorrei dirti una sciocchezza, ma ce l'ho a... questa qui all'11%, mentre l'altra è all'8%. Quindi sono veramente tenute al minimo. Perché? Perché adesso arriviamo al motivo del perché ho queste luci così basse, nel senso le tengo veramente quasi al minimo, perché 11%, 8% è proprio il minimo. Per questo nel mio caso, aspetta mi sposto così... ok, per questo nel mio caso non c'è bisogno di avere luci 120 watt come hanno diversi youtuber che conosco, semplicemente perché avendo, te lo faccio vedere adesso, una buona lente, una macchina fotografica decente, una buona lente molto luminosa, posso permettermi di tenere le luci al minimo e quindi anche di avere delle luci non troppo grandi come wattaggio, quindi sicuramente più economiche. Quindi se stai cercando delle luci economiche, io ti consiglio soprattutto l'ML60, non tanto l'SL60, che per carità costa di meno, adesso è uscita anche la versione 2, però ti consiglio l'ML60. Non ti ho detto ancora una cosa, l'SL60, quindi questa luce che vedi qui dietro di me, ha un treppiedi ed è messa a terra perché è un po' più pesante rispetto a questa. Invece questa qui, questa che vedi qui in alto,
esattamente questa qui, è agganciata alla scrivania con un'asta da scrivania, ok? Semplicemente, perché è molto più piccola, molto più leggera, quindi mi occupa meno spazio anche a terra, ok? Andiamo avanti. Ci siamo spostati dall'altro lato della scrivania. Qui non so se la vedi, ma qui in fondo c'è la mia Canon M6 Mark II con un obiettivo 24 mm 1.4. Come ti raccontavo prima, un obiettivo super luminoso, quindi grazie a questo obiettivo posso tenere le luci così basse, ok? Sotto la macchina fotografica, vedi, qui c'è un monitor da 14 pollici USB-C, quindi è un monitor che ha soltanto l'USB-C, non ha bisogno di alimentazione, e di solito qui mi apro il software per fare live streaming, quindi me lo sono configurato in questo modo. Io uso iCam Live, che è un software soltanto per Mac, dipende da che cosa devo fare. Quando faccio live streaming soltanto miei uso iCam Live perché ha una migliore qualità audio-video. Quando invece faccio live streaming anche con altre persone preferisco StreamYard, che si appoggia al loro cloud, al loro server, e quindi è sicuramente più stabile quando ci sono più persone, ovviamente. Questo monitor, quindi ti ho detto 14 pollici più o meno, è comodissimo perché ho la finestra con la videocamera, quindi mi vedo, ho una schermata con tutti i messaggi che arrivano, ho informazioni sull'audio, il video, insomma è veramente comodissima, ok? Qui vedi il microfono con questo braccio low profile della Tonor. Trovi un video nel canale dove ho recensito questo microfono, ma io ti lascio in descrizione tutti i link di tutto ciò che ti sto facendo vedere. Su questo braccio della Tonor c'è il mitico, ormai è diventato uno dei miei microfoni preferiti in assoluto, è il T-Bone BC500. Allora, in alto qui vedi anche questo microfono, che è l'Octava MK01201. Questo microfono non lo utilizzo per i live streaming perché, essendo un microfono a condensatore, inevitabilmente prende più rumore. Quindi per i live streaming, per tutti i live streaming che faccio, utilizzo microfoni dinamici, sempre. In ultimo, ma non ultimo, qui c'è il mio Tascam Mixcast 4, lo strumento che utilizzo sempre, sia per i video che pubblico sul canale, sia per live streaming. Per tutto quello che faccio c'è sempre il Tascam Mixcast 4. In questo caso sto utilizzando soltanto un canale, e adesso lo vedi, sto registrando perché sto facendo questo video, quindi registro sulla SD interna e poi trasporto tutto sul computer. Ma per i live streaming utilizzo ovviamente due tracce, in questo caso il microfono, quindi il BC500, e il ritorno del Mac nel caso in cui ci siano persone che possono parlare, quindi devo ascoltare, o anche semplicemente ascoltare la mia voce per capire se sono alto, sono basso, eccetera eccetera eccetera. Questo è il mio setup per fare live streaming, nulla di eccezionale. Come vedi non ho Elgato, non ho quindi lo Stream Deck, non ho tante altre cose perché preferisco fare cose semplici e funzionali, quindi mi piace che quello che faccio funzioni bene. In ultimo, avevo dimenticato, ho delle cuffie qui. Le cuffie che utilizzo in questo caso per il live streaming sono, o comunque sono quelle collegate al Tascam Mixcast 4, sono le Sony MDR7506. Di solito le cambio, utilizzo anche le Audio-Technica TH-M50X, che adesso sono nel boot di là perché le utilizzo per registrazioni un po' più serie. Bene, credo di averti mostrato tutto quello che utilizzo per fare live streaming. Spero che il video sia stato interessante per te, ma come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, non esitare, in modo che io possa poi risponderti. Ok, grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!